Oggi video dedicato totalmente a voi. Vi spiego meglio, non perché tutti gli altri video non siano dedicati a voi, ma questo è un argomento che ho trattato una sola volta, credo anche recentemente, ed è un argomento non che a me non interessa, però non pubblico proprio molto e vi ho spiegato il motivo. Quindi si ritorna a parlare soprattutto di schede video. Io non sono un tanto amante, un amatore insomma di, schede video, PCI Express, eccetera, eccetera, perché proprio non vado appresso a tutti questi giochi, ray tracing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, dato che sono uscite molte schede video moderne, oggi vi farò soltanto conoscere, questo dico un video veramente che riguarda voi, vi farò conoscere un sito, non so se molti lo conosceranno, ma, credo di no, un sito proprio riguardanti le schede video. È una cosa veramente carina, perché è una cosa che vi potrebbe piacere a tutti, per esempio i gamer, a tutti voi invece che create contenuti, avete bisogno appunto di una scheda video abbastanza potente, per tutte le persone che fanno video editing, che fanno rendering video, insomma è un mondo totalmente vasto quello che accorpa, e mette tutti d'accordo nell'ambito delle schede video. Quindi in questo caso, cambiando inquadratura, vi faccio vedere qual è questo sito e poi vi dite alla fine se effettivamente vi piace molto e ne trovate un'utilità. Non perdiamo tempo e cambiamo inquadratura. Ed eccoci qua, il sito di cui vi parlavo poc'anzi è Technical City, lo potete trovare qua sopra. Technical City cosa fa? Insomma, già da qui si capisce un pochettino, soprattutto per gli smanettoni che hanno già incominciato a guardare, non fa altro che comparare due schede video. Quindi la trovo davvero, anzi lo trovo davvero un ottimo sito per chi deve acquistare, per esempio, una nuova scheda video e la deve mettere a confronto con la sua vecchia scheda video, oppure ne deve acquistare una nuova e mette proprio a confronto due schede video per capire qual è la migliore. In sostanza qua ci sono tanti benchmark e tante proprio comparazioni fra queste schede video, in modo che si capisce bene quale sia più potente, quale sia meno potente, eccetera, eccetera. Ovviamente passatevi il tutto che è sempre un sito internet, non è insomma un'entità scesa in terra che ha ragione. Stiamo parlando sempre che è un sito che ovviamente sicuramente prenderà le caratteristiche proprio dalla casa madre, quindi se scegliamo Nvidia, se scegliamo AMD, quindi non si può inventare dei valori. Magari però nell'ambito dei benchmark lì sì, lì si può magari non favorire più una scheda video, però magari i dati vi ho spiegato prima che i benchmark non sono mai così affidabili e precisi, perché dipende sempre da tanti fattori e quando è stato fatto questo benchmark. Comunque, lasciando perdere questo, per esempio vi spiego come funziona questo sito, ma è veramente semplicissimo. Non dobbiamo fare altro che scegliere la prima GPU, quindi la grafica, quindi la scheda grafica. In questo caso, per esempio, possiamo andare a prendere un Nvidia GeForce, quindi i due colossi che per ora ci sono, anche se devo dire si è aggiunta ultimamente Intel Arc, che è davvero ottima, su certi aspetti addirittura più potenti di alcune GeForce e su alcune AMD sicuramente. Forse magari va di pari passo con qualche GeForce, ma di qualche Atilridon sicuramente molto più potente. Comunque, per esempio, mettendo a paragone una persona che ha la 4090 e vuole comprare la 7009, allora vediamo qual è la differenza. O al contrario, uno che ha la 7009 e vuole comprare per esempio una 4070, oppure proprio vedere uno che non ha nessuna scheda video, dice voglio comprare una scheda video nuova, allora voglio voglio optare per una 4090, però voglio optare anche per una per esempio 7009. Dico, voi qua potete scrivere qualsiasi scheda video, ce ne sono veramente tante schede video, queste sono alcune che compaiono qua. Per esempio andiamo a prendere una 7009 RX, quindi in questo caso non rimarrà soltanto che andare a cliccare metti a confronto, lui elaborerà il tutto. Bellissima cosa che vi porta anche direttamente sui link su Amazon, comunque sulle offerte che ci sono migliori. Quindi in questo caso voi, se vi interessa per esempio la TI, la Super, la TI soltanto, potete andare a cliccare direttamente e lui vi porterà al link di Amazon. In questo caso lui già mette a paragone, vi dice soprattutto l'uscita della scheda video, per esempio 2022 e quindi vi dà già subito qualche piccola indicazione, la RTX 4090, quindi che ha 24 giga, che è una DDR6 e che è 450 watt. Invece, per esempio, la
RX, la 7009, in questo caso la XTX, è sempre una 24 giga DDR6, quindi comunque metti a paragone noi anzi abbiamo messo a paragone due schede video che sono uguali comunque come caratteristiche, 24 giga, tutte e due DDR6, soltanto che per esempio questa qui come wattaggio sciupa di meno, quindi comunque una scheda video che può invogliare le persone ad acquistare, perché comunque risparmieremo un po' sulla bolletta della luce. Però in questo caso possiamo vedere anche che il verde si ferma prima, che qua comunque c'è, diciamo, un calo in questa scheda video, quindi già in generale molto questo schema iniziale è molto basilare per le persone insomma che non ne capiscono molto di informatica, soprattutto di scheda video. Qua dà un'infarinatura molto generica che ci fa comunque spostare l'occhio sulla 4090 in questo caso, quindi sull'Nvidia GeForce, perché ha un punteggio di 85,94, mi fa capire che ha un 23% di potenza in più rispetto per esempio all'RX 7009. Ma se noi giriamo, andiamo più sotto, infatti qua scusate se il ritorno ve lo dice, RTX 4090 supera la 7009 di un significativo 24% in base ai nostri, quindi al sito, risultati in benchmark aggregati. E sotto potete vedere effettivamente, quindi qua dettagli, valutazione, quindi se cliccate potete vedere la qualsiasi cosa, dettagli principali, quindi già qua vi mette a confronto la RTX 4090 su questa colonna contro questa di qua. Ovviamente dice sì, è un 23% in più, certo, ma capite bene pure che di soldi credo che sarà un bel 50% anche in più, perché questa costa anche di più, questa costa $1.600, paragonati ai nostri euro, insomma sarà anche un bel po'. E poi abbiamo invece quasi $1.000, ci manca un cent al $1.000 per esempio la 7009, quindi comunque sì, è vero che la RTX in questo caso è molto più potente, ma è molto più costosa, quindi questo a tenere conto. Vi dirà che per desktop il nome del codice se la potete trovare online, l'efficienza energetica, eccetera, eccetera. Però sotto già ci sono anche i vari benchmark, i booster, numero di transitori, insomma c'è tutto, ci sono i core, c'è tutto quello che serve, quindi praticamente vi dice anche, soprattutto quando lo dovete acquistare in maniera nuova e non capite bene di informatica, non sapete il PCI se è compatibile, se non è compatibile la vostra scheda madre, qua vi uscirà tutto che è compatibile con una PCI 4.0 16x, eccetera eccetera, lo slot quanto è lunga in millimetri, importantissima. Questa di qui che sembra una sciocchezza, la lunghezza in millimetri è importante perché voi potete spendere soldi inutili e poi nel vostro case non entrare, quindi già sapete quanto è in millimetri grande, in modo che così in questo caso optate anche per una più piccolina se avete un case più piccolino, dico, quindi state attenti sempre al case e alla lunghezza di questa scheda madre, perché ci sono schede madri che ovviamente non entrano o entrano soltanto in alcuni case, di regola per esempio i big ATX, quindi proprio quelli giganti. Qua sotto vi fa altre comparazioni con la VRAM, le uscite di connessione che ci sono, eccetera eccetera eccetera. Qua ci sono i vari benchmark di cui vi parlavo io, prendetele sempre con le pinze, questi benchmark prendeteli, ma insomma variano in base a quando viene fatto, al computer com'è, se è pieno di programmi, uno è meno pieno di programmi, più appesantito, meno appesantito, dipende dai sistemi operativi, dipende da tanti fattori. Quindi il benchmark, per essere più affidabile possibile, dovrebbe essere fatto su stesse macchine proprio più pulite possibili, quindi appena formattate. Quindi in questo caso qua vi potete sbizzarrire soprattutto nelle prestazioni del gioco, perché capiamoci bene che chi compra una scheda video di questo genere, di questo prezzo, è perché vuole giocare, quindi non per fare rendering. Dico, per carità, anche io faccio rendering video, faccio montaggi video, quindi in questo caso vado a scegliere una buona scheda video, ma la compro una volta e basta, e buonanotte. Invece c'è magari chi gioca, abbiamo detto che in continuazione ha voglia di cambiare scheda video per andare di pari passo con i nuovi giochi. Ecco perché mi ricollego al video che ho fatto precedentemente, perché io non creo tanti video per le schede video, proprio perché non mi interessa stare appresso, lo trovo soltanto uno sperpero di soldi, andare a fare ogni volta video su una scheda video invece che praticamente esce, che vi posso dire, ogni 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi ne esce una nuova, anche perché effettivamente ci sono canali validissimi che si occupano proprio principalmente di schede video. Per esempio vedi More Than Tech, che lo trovo uno dei siti migliori se non il migliore, quindi anzi con l'occasione
vi invito anche ad andare a guardare questo canale, se vi fa piacere anche iscrivervi al canale di More Than Tech. Quindi in questo caso qua potete, è sempre la stessa cosa, scenderei in basso sino alla fine, qua possiamo andare a fare qualche test con i vari giochi, se prendiamo Cyberpunk per esempio, lui farà il benchmark su Cyberpunk, se vado a cambiare, prendo per esempio Call of Duty Warzone, lui va a fare il benchmark su Call of Duty Warzone. Comunque già si è capito alla fine che la batterà di gran lunga la 4090, la 4090, però se voi salite sopra potete andare a fare qualsiasi comparazione con altre schede video, quindi anche diciamo una 4060 per essere un pochettino più onesto la comparazione, invece effettivamente qua tanto onesto non è più indietro, quindi effettivamente la 7009 dell'AMD batte di gran lunga per esempio la 4060 come primo step, quindi in sintesi, ma poi ripeto, per vedere qualsiasi dettaglio scorrete sino alla fine e troverete tutte le caratteristiche principali e tutti i versus fra le due schede video. Quindi sito veramente che trovo interessante, a me magari non interessa chissà quanto perché proprio non tratto il mondo del comparto delle schede video, però per chi ama questo mondo dei giochi, del rendering, del video editing, qualsiasi cosa, ha bisogno di comparare, sta pensando di comprare una nuova scheda video, ne ha già una, ne vuole acquistare un'altra, non vuole fare l'errore di andare indietro anziché andare avanti, questo sito, Technical City, non vi preoccupate, in descrizione vi lascerò sempre il link che vi porta direttamente al sito, così non sbagliate sito. Potete insomma testare questo sito, vedere, è semplicissimo, un sito gratuito, ovviamente un sito internet aperto a tutti, quindi secondo me è davvero una chicca veramente che fa quel quid in più nell'acquisto delle schede video. Ciao a tutti, al prossimo video.